Voi non sapete da quanto tempo aspettavo questo momento, perché sì, è arrivata la fibra e oggi andremo a recensire il servizio di Virgin Fibra e vi racconterò un po' qual è stata la mia esperienza. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con un video e con un argomento, ecco, che desideravo portare probabilmente ancora prima di iniziare ad avere un canale YouTube, perché come molti di voi sapranno, ecco, la connessione di casa mia era qualcosa di veramente osceno fino a circa un mesetto fa, perché, come avrete visto da titolo e copertina e intro, è arrivata finalmente la fibra e appunto per questo, ecco, finalmente la mia situazione a livello di infrastruttura di rete, di internet più che altro, diciamo è drasticamente migliorata e veramente, ecco, in questo video vi racconterò magari un po' il prima e un po' ovviamente il dopo, ci concentreremo anche molto su quello. Ho portato diversi test, anche ho fatto prima di cambiare, ecco, operatore, insomma prima di passare alla fibra ho fatto diversi test per farvi rendere conto di quella che era la mia esperienza, di quella che è stata la mia esperienza per praticamente gli ultimi 15 anni, ovviamente dopo avervi ricordato di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ovviamente attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Detto questo, vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte che riguardano hardware e videogiochi, ovviamente su Amazon, uno è un canale per il nuovo e l'altro è un canale per l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte che stando su Amazon sono garantite e quindi non avete problemi per quanto riguarda l'assistenza, resi, rimborsi e quant'altro, e anche garanzia ovviamente nel caso dei prodotti usati di un anno, quindi davvero insomma fate un favore a voi e al vostro portafoglio se vi iscrivete. Ovviamente vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale anche di TikTok. Tornando a parlare di connessione internet e partendo dagli albori, fino al 2017 ho avuto una connessione che era una DSL classica, che però veramente anche quella era abbastanza imbarazzante per il fatto che avevamo come velocità di download, quando andava bene, 5 megabit, quando andava bene, ripeto, e in upload mezzo megabit, forse uno, ma non credo da quanto ricordi. A inizio 2017 viene fuori la promozione con Wind Infostrada, insomma, che ci permetteva di passare, ecco, al piano con la fibra misto rame, e quindi io tutto contento con mia madre siamo andati a fare questo cambio di operatore con il passaggio a questa fibra misto rame, per poi scoprire che la velocità di connessione non era questi 150-200 mega, ma anche 100 o 70 mega mi andava benissimo, così promessi dall'azienda, bensì erano ben 8 megabit con un upload appunto di 1 megabit. Quindi davvero quella volta è stata, credo, una delle mie delusioni più grandi in assoluto, perché veramente già quella volta insomma ci tenevo ad avere una connessione che fosse quantomeno un minimo decente, e insomma sì, un piccolissimo miglioramento c'era stato, ma sicuramente non era quello promesso dai piani, ecco, della fibra misto rame. E successivamente poi, dopo aver fatto qualche reclamo così, abbiamo scoperto, grazie a un tecnico che era venuto qua a casa a fare delle misurazioni, che la centralina, il cabinato, diciamo, da dove partiva il cavo in rame, nel nostro caso non c'era nessun cabinato, perché il cavo in rame in realtà si faceva direttamente da casa nostra fino alla centrale, che stava a distanza di 1,8 km, che appunto come distanza è più che sufficiente per far abbassare le prestazioni drasticamente, appunto, a un livello simile. Magari qualcuno di voi si starà chiedendo anche come hai fatto a caricare i video in questo periodo, e anche lì ci arrivo, perché con 1 megabit, vi dico subito ragazzi, non si riesce a fare un bel niente, video veramente non si riescono a caricare, ecco, in Full HD quantomeno, che sono, ecco, la qualità che sto caricando, tra l'altro anche tuttora, perché non ho una videocamera 4K, quindi insomma comunque è qualcosa di infattibile, ma anche lì ci arrivo. In realtà nel 2020 un altro piccolo miglioramento c'è stato, ma c'è stato perché io e mio fratello insomma ci siamo adoperati per fare dei lavori di cablaggio in casa, pur non essendo elettricisti. Ci siamo adoperati tali, ecco, con una sonda passacavo e una bobina di cavo Ethernet con la crimpatrice e quant'altro, siamo andati a fare tutti i cablaggi in casa e abbiamo scoperto che il cavo di rete che dalla DSL, insomma, che da fuori entrava e arrivava fino al modem, in casa si perdeva un 15 metri. Quindi ecco, per risparmiare anche quei 15 metri, avvicinandoci diciamo alla centrale di così pochi metri, abbiamo spostato il modem nel punto più vicino a dove entrava questo cavo in casa, e abbiamo così risparmiato, cioè vi dico veramente una cosa assurda, risparmiando questi 15 metri
metri abbiamo guadagnato 4 megabit, siamo passati quindi a una connessione 12-13 megabit in download e l'upload è rimasto sempre lo stesso di 1 megabit. Solo facendo questo cambiamento, insomma spostando il modem, avvicinandolo tra virgolette alla centrale di soli 15 metri, quindi potete immaginare dopo 1,8 km quanto il segnale si fosse degradato. Quindi sì, l'infrastruttura nel 2020 è stata migliorata, però ecco la connessione effettiva internet rimaneva comunque qualcosa che doveva essere cambiato al più presto. Però prima di passare ai risultati della fibra ci tengo ovviamente a farvi vedere i risultati di questa ADSL, diciamo falsa misto rame, che ho utilizzato veramente fino a poco tempo fa. Per iniziare con i test riguardo la vecchia connessione abbiamo il download di un gioco, cioè Splitgate, che pesa 15,4 giga e ci mettiamo un tempo di 2 ore e 39 minuti, quindi potete immaginare anche con giochi ben più pesanti da 60, 100, 150 giga quanto tempo ci dovevo mettere, insomma veramente un'infinità. Una prova di caricamento ipotetica: per caricare 1 giga di roba a 1 megabit al secondo ci vorrebbero 2 ore e 19 minuti e passa, anche diversi secondi in più, e poi tra l'altro la connessione sarebbe anche saturata. Per quanto riguarda Fortnite, in questo caso con appunto una prova con il gaming solo su un dispositivo e nessun'altra cosa collegata alla rete, abbiamo comunque un ping decente, buono, intorno ai 20 millisecondi. Poi ovviamente qui dipende anche dal server in cui state giocando e quant'altro, però almeno quando la connessione non è appesantita ci sta. Quando invece ci sono due flussi streaming, per dire, in Full HD e quindi insomma la connessione è ben saturata, vedete ci sono dei momenti in cui è completamente ingiocabile, abbiamo un ping di più di 1 secondo sostanzialmente, quindi qualcosa veramente di molto inconsistente. Magari ecco in alcuni punti poi sarà un pelo più giocabile, però veramente sì, è un'esperienza molto molto instabile, e questo insomma è quello che ho vissuto fino a poco fa. E arriviamo così alla situazione attuale con la fibra, che diciamo si è realizzata veramente 1 mesetto e mezzo fa, 2 mesi fa al massimo, perché inizio 2024, inizio gennaio, sono andato a verificare la copertura sul sito di Open Fiber, che vi lascio linkato qua sotto, e ho visto che la mia via finalmente era coperta dalla fibra. Veramente mi è sembrato un sogno, io perché poi tenevo monitorato con 2 siti diversi l'andamento dei lavori, un sito tra l'altro che poi dava l'inizio dei lavori per il 2022 che non sono mai iniziati, sito che poi è stato chiuso, non è mai stato aggiornato, quindi diciamo ci aveva dato anche false speranze. A inizio gennaio ecco siamo rimasti collegati con la fibra, insomma c'è stata data la possibilità di collegarci, e a quel punto ecco io vi dico subito, inizialmente la mia idea era quella di utilizzare il servizio di Iliad, perché ho sul cellulare mio col 4G Iliad, mi trovo veramente benissimo, e c'era la possibilità di fare la promozione per la fibra con prezzo fisso a 19,90 € al mese, che effettivamente è molto buono con tutta la loro promozione. Il problema qual è? È che se andavo sul sito Iliad la mia via non compariva, ma il mio civico non compariva proprio, cioè mancava il mio numero della casa, quindi io non potevo fisicamente insomma stipulare un contratto con loro. Ecco, poi sono andato a vedere le altre opzioni che c'erano sul sito di Open Fiber, e quella che mi è sembrata più ideale è stata quella di cui andrò a parlarvi oggi, cioè il servizio Virgin Fibra. Sì, perché questo servizio, ecco, vi offre 2 piani principalmente, il piano a 1 gigabit e il piano a 2.5 gigabit. Io, diciamo, avendo penato così tanto in questi anni, ho detto non mi interessa niente, non voglio risparmiare questi 3 euro, vado diretto col piano 2.5 gigabit. Questo sì implica il fatto che comunque uno, se aveva già degli switch 1 gigabit come nel mio caso, debba cambiarli a 2.5, e anche qui magari ci arriviamo poi sui costi e quant'altro, dipende poi ecco dove avete il computer, perché io ripeto ce l'ho al piano sotterraneo, ma se uno ce l'ha vicino al modem ecco non serve neanche questa cosa, e per questo ecco ho preferito fare questa connessione a 2.5 gigabit con Virgin, e il piano che ci è stato proposto non era per nulla male, era una promozione temporanea che in realtà comunque anche adesso, visto che è presente, scade a fine febbraio, ma ripeto secondo me comunque poi ogni mese ce n'è una diversa in sostanza, che prevede il pagamento di 29,50 € al mese per appunto una connessione 2.5 gigabit in download e dichiarati in upload circa 600 megabit, il tutto poi con un costo di attivazione che è pari a 0 euro, cioè in questo caso se seguite le promozioni sono gratis, e il modem incomodato d'uso, ovviamente con la possibilità, insomma lo standard Wi-Fi 6 e anche la velocità delle porte Ethernet, almeno di 2 porte Ethernet a velocità 2.5 gigabit, il tutto tra l'altro in modo molto molto trasparente, con la possibilità di
cambiare operatore veramente anche un mese dopo volendo, e col fatto che non vi verranno, ecco, cambiate le tariffe dopo tot mesi o tot anni, come di solito succede con altri operatori anche più blasonati. Quindi diciamo mi sono sembrati veramente molto molto trasparenti, e per questo ecco ho deciso di fare il piano con loro. Inizialmente i primi giorni dopo che sono venuti i tecnici, comunque i tecnici vengono da parte di Open Fiber di solito, quindi non c'entrano con l'azienda, quindi se magari un tecnico vi fa arrabbiare per qualcosa, sì, nel senso non è colpa del provider, ma è colpa diciamo degli operai di Open Fiber. E insomma, dopo aver fatto i lavori, io inizialmente avevo ancora l'infrastruttura a 1 gigabit, e veramente ragazzi già solo qui era stato qualcosa, un cambiamento epocale, perché avevo una connessione che era speculare, nel senso che avevo 1 gigabit in download e 1 gigabit in upload, e questa cosa qui veramente, cioè quando ho fatto lo speed test non ci potevo credere. Però noi siamo qui per parlare della connessione a 2.5 gigabit che ho ottenuto ovviamente dopo aver cambiato gli switch di rete. Vi dico una cosa tra l'altro, perché io almeno fino a poco tempo fa pensavo che i cavi Cat6, che erano quelli che avevo acquistato, le varie bobine che ancora nel 2020 vi ho già raccontato, avevo cablato casa, pensavo portassero al massimo 1 gigabit. In realtà ho scoperto che arrivano fino a 5 gigabit, quindi ecco la velocità di 2.5 viene coperta senza nessunissimo problema. E quindi quello che ho fatto è stato semplicemente andare a cambiare gli switch di rete, nel mio caso ne devo cambiare 2, e attualmente ho questi Zixel da 5 porte 2.5 gigabit che costano intorno agli 85-90 euro su Amazon. Sono però veramente degli ottimi switch, senza bisogno ecco di manutenzione tra virgolette, senza dover essere impostati, sono plug and play, ecco, le attaccate funzionano. Quindi sì, ecco, anche da questo punto di vista mi sono trovato senza problemi. E ovviamente poi dovrete avere anche un computer con una scheda di rete quantomeno dedicata a 2.5 gigabit, che magari non ce l'hanno tutti. Se avete un computer nuovo come nel mio caso, tra l'altro ecco vi lascio linkato il video del mio nuovo PC se volete andarlo a vedere, ha al suo interno ovviamente una scheda di rete 2.5 gigabit che mi permette ecco di arrivare a queste velocità. E quindi detto questo direi di vedere qualche breve test riguardo questa velocità di connessione, se effettivamente è quello che promette Virgin Fibra. Per quanto riguarda i benchmark della fibra, abbiamo sempre il download di Splitgate, che in questo caso però ci ha messo solo 1 minuto e 42 secondi con una velocità di banda di 1,5 gigabit, quindi neanche era sfruttato al massimo, perché i server di Steam in questo caso insomma limitavano lo scaricamento. Però davvero abbiamo completamente un altro risultato rispetto alle 2 ore e 39 minuti di prima. Passando a un benchmark, appunto anche qui solo un dispositivo che gioca, abbiamo un ping che diciamo è limitato solo dal fatto che insomma dal server ecco della Epic, perché è abbastanza in linea effettivamente con quello di insomma della connessione precedente. Però effettivamente la sensazione ecco che sia un pelo più responsivo. E qui poi ovviamente se andiamo a usare più dispositivi, quindi streaming su diversi dispositivi, cioè volendo potevo metterne anche tanti altri e non ci sarebbe stato nessunissimo problema, perché vedete insomma fluidità veramente eccezionale, ping irremovibile. Ed eccoci qua ragazzi, dopo aver visto i test con questa connessione 2.5 gigabit. Che dire, effettivamente sì, ci sono delle tolleranze, ovviamente mi sembra naturale, però ecco, vedere 2340 e rotti megabit in download è qualcosa di assurdo, quindi mi sembra effettivamente che questa connessione, questa velocità sia pienamente rispettata da Virgin. Quindi ecco, da questo punto di vista proprio non ho nulla da dire, perché sono rimasto veramente super soddisfatto. E molto spesso, anzi in questa condizione, vi ritroverete che sono i server piuttosto magari dei programmi che scaricate, o anche dei giochi dai vari launcher come Steam, Epic Games, che in realtà vi fanno da bottleneck, perché ecco, su Steam sono arrivato a scaricare a 1 gigabit e 6, quindi in realtà avevo ancora molta velocità, connessione insomma banda da poter utilizzare. Con Epic Games anche lì vicino a forse un po' più di 1 gigabit, poi anche lì dipende dal gioco ovviamente che andate a scaricare. Queste velocità ora sono veramente qualcosa di adeguato nel 2024, con tutti i servizi di streaming, tutto il mondo che praticamente ormai è tutto digitale per quanto riguarda la distribuzione di media, quindi giochi, audio, video e quant'altro. Quindi ecco, anche io appunto per caricare i video adesso ci metto una frazione di secondo praticamente, e per questo ecco sono veramente rimasto molto contento. Quindi vi dico, se siete interessati, se avete la possibilità di stipulare un contratto per la fibra, io vi dico la mia esperienza, come avrete visto in questo video, insomma con Virgin state veramente
veramente tranquillissimi. Ci tengo poi a dire che questo video non è un video sponsorizzato con Virgin, non mi hanno pagato in nessun modo, e quindi ecco, per dire quello che penso. E effettivamente, ecco, vi dico, questo servizio vi conviene molto secondo me, per il fatto, ecco, dell'attivazione gratuita, il passaggio senza costi aggiuntivi, il modem incomodato d'uso e il fatto che poi, ecco, le velocità vengono rispettate in pieno. E l'altra cosa poi, che non vi verranno modificate le tariffe, diciamo così, a sorpresa in un momento successivo. L'altro operatore che quantomeno potrei consigliarvi sulla carta è sicuramente Iliad, perché anche lì abbiamo costi di attivazione alla fine molto bassi, un modem e un servizio che teoricamente arriva a fino a 5 gigabit, però ecco, non 5 gigabit in un unico cavo su diverse porte, quindi anche lì magari è un po' più difficile andare a sfruttare. E poi un costo del servizio che dipende anche lì, se avete già un piano per quanto riguarda il 4G vi verrà a costare circa 20 euro, se invece non lo avete vi costa un pochino di più. Quindi diciamo, ecco, di questo io non posso parlarvi seriamente come ho fatto per quanto riguarda Virgin, perché ecco, non l'ho provato con mano, però ecco, andate a vedere anche lì la vostra copertura se l'avete, insomma, perché anche quello sicuramente, almeno io per quanto riguarda il 4G con Iliad, come immagino molti di voi, mi sono trovato veramente bene. Quindi, per arrivare alle conclusioni di questo video, io ragazzi finalmente sono arrivato ad avere una connessione decente. Per questo probabilmente in futuro vedremo anche dei contenuti magari in live, cosa che prima era appunto impensabile. Adesso ecco, mi devo un po' organizzare per quanto riguarda queste streaming, e ovviamente poi magari in futuro avrò l'occasione, ecco, di cambiare videocamera, magari ecco anche i contenuti che vedete qui sul canale tutte le domeniche saranno, ecco, in una risoluzione più alta, una qualità più alta, ecco, per quanto riguarda il video. Detto questo, io spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, fatemelo sapere con un bel mi piace e lasciatemi un commento, ecco, anche sulla vostra situazione attuale per quanto riguarda la connessione, se avete la fibra, se siete ancora con la DSL o con una mistorame, e insomma, ecco, se anche voi avete magari un provider magari simile a questo, magari avete Iliad, così, ecco, sono curioso di saperlo qua sotto nei commenti. Quindi, arrivati a questo punto, non posso far altro che consigliarvi due video che, se non avete visto, vi invito a guardare. Il primo è quello sul PC nuovo che mi sono assemblato, ecco, di recente, e il secondo video, anche se un po' più vecchiotto però comunque simpatico, riguarda lo streaming con servizi di cloud gaming come GeForce Now su un PC che ormai ha 17 anni e una connessione che era quella che avevo appunto fino a poco tempo fa, quindi veramente qualcosa di indecente. È un video abbastanza interessante che vi fa vedere qual era l'esperienza di gioco con un servizio del genere. Detto questo, è veramente tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.